Il nuovo Tissot PR516, il cronografo presentato da pochissimo da parte di Tissot, sta già facendo parlare tantissimi appassionati e anche tantissimi youtuber, tra cui anche me. Anche se voglio fare un'analisi un po' più filosofica, concedetemi il termine, rispetto a questa nuova presentazione da parte di Tissot, al di là poi dell'orologio in sé e dei contenuti tecnici, che in ogni caso vedremo anche nel dettaglio, perché il buon Stefano di Rosaspina Bergamo, gioielleria che ha una vastità enorme di prodotti a catalogo, ce ne ha mandato uno per il mese di marzo, anche se ormai siamo ad aprile da pochissimi giorni, così come ogni mese ci invia un pacco contenente degli orologi da guardare assieme, da recensire, da farvi vedere, oltre naturalmente ad avere una particolare attenzione e una particolare scontistica per gli amici di TOC. Quindi se siete interessati a qualcuno dei suoi orologi li trovate tutti sul sito nei link in descrizione di questo video. Ed ero molto curioso di provare il Tissot PR516 perché il vintage mi ha sempre attratto tantissimo. Ne ho avuto uno quantomeno in video e non tra le mani e ero interessato ad acquistarlo, ma c'erano dei dettagli che nella nuova edizione sono stati migliorati. Quindi senza perdere altro tempo, 3 secondi di sigla e partiamo con la nostra recensione. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi e anche di imprese che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso, perché è un po', come dico sempre, il bello che c'è dietro gli orologi, che diversamente sarebbero dei semplici pezzi di ferro, al di là dei contenuti tecnici più o meno esclusivi ed elaborati. Su questo canale si parla di orologeria, quindi non troverete le solite recensioni tecniche, le schede, il diametro, il lag to lag, nulla di tutto ciò. L'orologio ve lo dovete andare a provare al polso per capire se vi piace. Io vi racconto delle storie che ci sono dietro questi orologi. Se vi piacciono questi argomenti, iscrivetevi, è del tutto gratuito e per noi fa una grandissima differenza. Ora, parlando del Tissot PR516, dovremmo dire che è una semplice riedizione del PR516 del 1970, con all'interno un bel calibro Lemania, che oggi non c'è più. Oggi c'è un ETA a cui è stato tolto il rotore di carica, rendendolo praticamente un orologio manuale, un cronografo manuale, con scala a doppia lettura, ovvero una scala pulsometrica a 15 unità e una scala tachimetrica classica che parte praticamente dai 15 minuti. Infatti la lunetta è bicolore ed è suddivisa appunto tra scala pulsometrica e scala tachimetrica. Tuttavia, come dicevo e come avevo anticipato, la versione originale del 1970 con all'interno calibro Lemania era ed è ancora oggi un vero orologio degli anni 70, con tutte le caratteristiche estetiche, i pregi, ma anche tutti i difetti dell'epoca. E come potete vedere da questo video dell'amico Adelmo che ne ha uno in collezione, quello originale del 1970, per quanto affascinante, è anche un orologio un po' particolare, un po' degli anni 70 per l'appunto, uno spessore particolarmente elevato, così come anche il suo fondello, una lavorazione della cassa molto vintage. Perché è un vero pezzo del 1970 che ha tutto il suo valore collezionistico, ma è anche vero che poi se vogliamo l'orologio deve essere indossato. È un orologio del genere, a parte la sua delicatezza, ma un orologio insomma ben tenuto, non teme praticamente nulla. È un orologio che è un vero vintage e magari non sempre piace indossare un orologio, le cui caratteristiche anche tecniche, come per esempio il bracciale, lo rendono sicuramente un po' più leggerino di quello che potrebbe essere invece oggi una riedizione. E infatti il Tissot PR516 ultima riedizione va a cambiare queste caratteristiche un po' estetiche nel quadrante, rendendolo più pulito e meno 1970, così come anche la cassa, il suo profilo e il suo spessore, rendendola a mio avviso molto più bella rispetto a quella del 1970, per quanto in questo ossimoro io personalmente mi ritrovi un po' a combattere con me stesso, e cioè
il romanticismo e la bellezza del vintage del 1970 rispetto alla funzionalità e al miglioramento dell'ultima riedizione, che però non ha il romanticismo del 1970. Quindi si potrebbe risolvere una diatriba del genere avendoli entrambi in collezione, vintage e moderno, originale e riedizione. Però è anche vero che va bene la passione, però ci vuole anche un po' di sanità mentale, insomma, consentitemelo. Quindi, messa da parte questa problematica, io direi che la riedizione è più bella del vintage, è più bella ma è meno romantica. All'interno non c'è, come dicevamo, un Lemania, c'è un semplice ETA privato del suo rotore, del suo modulo della carica automatica, rendendolo un orologio manuale, ma praticamente un orologio modificato. Ciò non toglie il fatto che sia comunque incassato un calibro affidabile, preciso, robusto, economico, di facile revisione anche, e che il tutto naturalmente è funzionale e molto probabilmente funzionerà per 70-80 anni senza alcun problema, anche perché sono calibri che qualsiasi orologiaio riesce a revisionare e i cui pezzi di ricambio sono anche abbastanza semplici da reperire. E cambia anche l'aspetto estetico rispetto all'orologio del 1970. Come vi dicevo, il quadrante, come potete vedere voi stessi, cambia totalmente, rendendo un orologio indubbiamente dal sapore vintage ma molto moderno, il che onestamente mi piace molto anche da un punto di vista dei contatori. Mi piace molto perché è vero che da collezionista amo il vintage, ma è anche vero che non mi dispiacciono affatto gli accorgimenti moderni che rendono questo orologio un po' più attuale, motivo per cui ero molto interessato ad acquistare il vintage di Adelmo, ma è anche vero che alla fine non l'ho comprato. Mentre la riedizione, mi interessa molto e non escludo che possa entrare in collezione, perché è un orologio perfetto secondo me da utilizzare tutti i giorni, senza patemi, senza alcun problema, con un aspetto veramente accattivante, il tutto per un listino che non è basso, poco meno di 2000 euro, ma c'è anche da dire che oggi questo è il prezzo di un microbrand, molto spesso di un microbrand solo tempo, neppure cronografo. E c'è anche da dire che un microbrand non ha la storia di Tissot, per quanto questo non lo penalizzi direttamente, perché il microbrand, soprattutto un microbrand che ci piace, la storia se la sta facendo e magari se la sta facendo in maniera anche molto seria. Però è anche vero che bisogna mettere sul piatto della bilancia che cosa c'è davvero, e oggi Tissot, soprattutto con la riedizione di un cronografo del 1970, quindi non un orologio qualsiasi, ha un blasone e una storia completamente diversi, praticamente allo stesso prezzo. Quindi no, per me non è un prezzo alto, soprattutto perché si acquista sicuramente con sconto, e da Stefano di Rosaspina gli amici di Tocco lo acquistano con un ottimo sconto. Chiedete perché ne potreste rimanere stupiti. E quindi è un orologio che bisogna mettere sul tavolo per quello che è, cioè un cronografo che costa abbondante meno di 2000 euro, che ha tutta la storia e il blasone di Tissot e tutta la storia del PR 516, e onestamente è anche bellissimo. Se devo trovargli un difetto, non nascondo che la chiusura di questo orologio mi ha un po' deluso, nel senso che laddove il calibro, come dicevamo, non è nulla di eccezionale, poteva anche essere nascosta da un fondello chiuso, anzi forse sarebbe stato anche più bello, ma in ogni caso è un ottimo calibro che fa il suo dovere per quello che costa. La chiusura è davvero una chiusura abbastanza economica, abbastanza scadente, è la classica chiusura standard laserata con i due pulsantini e la flip lock di sicurezza che praticamente troviamo su qualsiasi orologio, dagli orologi da bancarella da 50 euro fino ad orologi un po' più costosi, o addirittura fino ad orologi con un listino di quasi 2000 euro come questo PR 516, sebbene sinceramente sono assolutamente sicuro che meritasse una chiusura più bella, che magari è possibile sostituire, però quella sensazione di non essere completo, perfetto per il suo listino un po' rimane. Di sicuro non è un orologio che escluderei comunque per la chiusura. Ma in tutto questo, e per quanto l'orologio sia bello, al polso stia perfettamente anche su un polso esile come il mio da 16,5 cm, sia blasonato e tutto ciò che abbiamo raccontato sino ad oggi, c'è una cosa che non mi è piaciuta di Tissot, e forse l'avete notata anche voi. Sto parlando del PR 516 al quarzo.
Sì, perché Tissot, oltre a presentare la versione meccanica manuale per gli appassionati con un listino sicuramente giustificabile, ha presentato anche una versione al quarzo con all'interno un quarzo del gruppo Swatch, come lo è la stessa Tissot. Praticamente uno Swatch all'interno di una cassa PR516 con un quadrante Swatch, quindi con i 3 subcontatori nella classica disposizione Swatch, un po' ridicola se così vogliamo, se non si tratta di orologi da 100 euro in plastica, ma che ha un listino poco inferiore alle 600 euro. E quindi se da un lato il PR516 meccanico manuale con un listino alto ma uno street price più che giustificato con la storia e il blasone di Tissot e che deriva da un PR516 con calibro Lemagna e una presentazione perfetta che ho elogiato e che sto elogiando in questo video e ripeto vorrei anche mettere in collezione, dall'altro lato abbiamo un orologio che dovrebbe accontentare un po' tutti, credo, però è anche vero che si tratta di una presentazione che onestamente reputo del tutto inutile, soprattutto per un listino troppo alto rispetto a quello che è l'orologio, ovvero un 516 al quarzo che probabilmente ha lo scopo di mettere sul mercato un orologio economico ma che avesse quel richiamo un po' heritage, un po' lussureggiante del PR516. È una decisione da parte di Tissot che onestamente non condivido, anzi mi ha fatto anche un po' sorridere. Insomma, questo PR516, quello meccanico manuale, è un orologio che mi ha convinto immediatamente anche al polso, perché in foto e durante la sua presentazione mi aveva stregato senza alcun dubbio, dal vivo onestamente, e non capita con tutti gli orologi, anzi non è neppure così facile che accada, mi è piaciuto subito e mi è piaciuto anche non soltanto diciamo il suo design e la sua qualità costruttiva, ma anche la sua indossabilità, perché Tissot ha lavorato benissimo sul profilo della cassa, sul suo fondello, sullo spessore in generale, insomma ha tirato fuori secondo me un cronografo che ha veramente pochi rivali. Naturalmente vorrei sapere che cosa ne pensate nei commenti, anche se dubito che ci sarà qualcuno contrario, se non magari per il prezzo di listino, ma come vi dicevo si acquista con importante sconto. Chiedete a Stefano di Rosa Spina, che ringrazio per averci messo a disposizione questo orologio, qual è eventualmente la scontistica riservata agli amici di TOC, e io invece vi do appuntamento come sempre ad una prossima puntata qui nella nostra stanza degli orologi. Ciao!